Benvenuti sul canale Il diario di un musicista musicologo. Abbiamo iniziato un viaggio virtuale fra le figurine Liebig che potevano essere trovate con l'acquisto dell'estratto di carne. Vi presento le 6 figurine che raccontano il mito di Orfeo, pubblicate nel 1931. Come abbiamo visto in altri video, la vita di Orfeo è stata ricca di avvenimenti, oltre alla sua tragica storia d'amore. Inoltre, più autori hanno immortalato con i loro versi le gesta di Orfeo, ognuno dei quali con alcune differenze. Dietro ogni figurina c'è una piccola descrizione che vi leggo. 1. Orfeo incanta le fiere. La leggenda d'Orfeo è una delle più belle della mitologia greca, personaggio leggendario del quale si fissa l'esistenza nel XIV secolo a.C. Orfeo divide con Omero il singolare destino che ai loro nomi si allacci tutta la civilizzazione morale ed intellettuale dell'antichità greca. Orfeo era una specie di semidio, un cantore sublime, un rivelatore di misteri sacri e un civilizzatore religioso. La sua lira incantava gli esseri animati ed inanimati. La nostra immagine rappresenta Orfeo che incanta le fiere coi dolci accordi del suo strumento. I vari episodi della vita leggendaria di Orfeo hanno ispirato gli artisti di tutti i tempi e di tutti i paesi. Citiamo fra le opere più conosciute le Georgiche di Virgilio, la tragedia lirica del Poliziano, l'opera di Gluck, i quadri di Poussin e di Moreau, eccetera. La leggenda d'Orfeo è stata anche parodiata nell'opera comica Orfeo all'inferno di Crémieux e Offenbach. 2. Orfeo iniziato al culto d'Osiride. Secondo Apollonio e Apollodoro, Orfeo era figlio d'Apollo e della musa Calliope. Secondo altri autori, egli era originario della Tracia. Ma la leggenda è così intimamente legata alla mitologia che è impossibile appoggiare una versione piuttosto che un'altra. La tradizione vuole che Orfeo, all'occasione di un viaggio in Egitto, sia stato iniziato al culto d'Osiride, dio che rappresenta, nella teogonia degli egizi, l'assieme dei principi benefici. Al suo ritorno sarebbero stati istituiti in Grecia i misteri orfici, consistenti in cerimonie segrete e soprattutto in un insegnamento cosmogonico, teologico e politico. Orfeo era divenuto l'oggetto di un vero culto che durò per dei secoli. Ad Antissa si mostrava la testa d'Orfeo come si fa ai nostri tempi con una santa reliquia. 3. Orfeo Argonauta. Orfeo fece parte della cinquantina di eroi greci che andarono nella Colchide alla conquista del Vello d'Oro, imbarcati sulla nave Argo, e da qui il loro nome di Argonauti. Fra essi si trovano dei nomi illustri come Giasone, loro capo, Ercole, Castore, Polluce, Telamone, Peleo, eccetera. Secondo le narrazioni dei poeti, gli Argonauti, colti da una violenta tempesta e senza speranza d'uscita, fecero voto, seguendo il consiglio di Orfeo, di sbarcare nell'isola di Samotracia. Subito la tempesta si calmò e si videro apparire in cima agli alberi della nave i fuochi di Sant'Elmo. I compagni di Giasone sbarcarono nell'isola al calare della notte. Ivi furono iniziati ai misteri e ripartirono contando su una felice navigazione. 4. Orfeo intenerisce Plutone e ottiene la liberazione di Euridice. Orfeo, al ritorno dalla conquista del Vello d'Oro, si era ritirato nelle caverne della Tracia e si occupava di civilizzare i feroci abitanti di questo paese. Qui sposò la ninfa Euridice, che morì ben presto, morsa da un serpente, come racconta Virgilio, appoggiandosi probabilmente ad una vecchia leggenda. L'inconsolabile Orfeo percorse tutto il paese alla ricerca di Euridice e arrivò alle porte dell'Ade, l'inferno, per reclamarla a Plutone.
Le sue elegie e i suoi canti riuscirono ad intenerire il Signore del tenebroso regno, che gli accordò di ricondurre tra i viventi la sposa tanto teneramente amata. 5. Orfeo riperde Euridice, ma Plutone mise una condizione alla sua grazia. Proibì ad Orfeo di voltare la testa, di cercare di vedere i lineamenti di Euridice, prima di aver lasciato gli ultimi limiti del Tenero, l'entrata dell'inferno. Orfeo, nella sua immensa felicità e desiderando ardentemente di rivedere la sua scomparsa, infranse la consegna. Egli si voltò per vedere Euridice prima di uscire dall'inferno, e l'ombra che egli riconduceva alla luce svanì davanti ai suoi occhi. 6. Orfeo lacerato dalle baccanti. In preda alla disperazione e al più profondo dolore, Orfeo percorre le foreste e le montagne della Tracia, riempiendo i boschi e le campagne del grido lacerante del suo dolore. Tutta la natura, animata ed inanimata, è commossa dalla sua sventura, e la leggenda ci racconta che anche il leone versò lacrime. Avendo incontrato le baccanti, sacerdotesse che celebravano il culto di Bacco e percorrevano il paese danzando e gridando, con la testa incoronata d'ellera e il tirso in mano, Orfeo venne attaccato da esse e fatto a pezzi. Il nostro piccolo viaggio è terminato. Interessanti sono i dettagli delle immagini e finalmente ci viene offerta una visione più completa dell'avventurosa vita di Orfeo. Fatemi sapere che cosa ne pensate e se conoscete la versione della storia di Orfeo e di Euridice dove è presente anche Hermes. Vi ricordo che potete sostenere il canale iscrivendovi e attivando la campanella. Grazie e a presto!